Siamo finalmente tornati alla guida della Pro Vercelli. Dopo una prima stagione complicata, ma comunque positiva in Serie B, dove abbiamo raggiunto con discreta facilità una posizione di metà classifica, oggi siamo pronti a migliorarci. Ciao ragazzi, qui è Asiaxi, benvenuti in questo nuovo episodio della carriera con la Pro Vercelli. Il nuovo format non vi è dispiaciuto e quindi credo che potremmo riproporlo da adesso in avanti. Questa è la rosa che abbiamo a disposizione al momento, ma come potete notare dalle medie voto, molti non sono all'altezza, mentre altri hanno già chiesto la cessione. Prima di iniziare col mercato volevo rispondere al ragazzo che mi aveva chiesto di Topalovic. Ero riuscito a farmelo consigliare, ma dopo essere stato acquistato dalla Salernitana a parametro zero, ora costa circa 6 milioni e soprattutto non ha la minima intenzione di trasferirsi da noi. Questo rappresenta quindi il problema più grande. Comunque, con il riepilogo della stagione che ci incorona come la sorpresa più grande della Serie B, siamo pronti a cominciare il nostro secondo anno nella categoria cadetta. Si parte con gli obiettivi imposti dalla dirigenza, che sono gli stessi della scorsa stagione: tentare di evitare la retrocessione ed essere competitivi in Coppa Italia. A questi però aggiungiamo i nostri personali, alziamo l'asticella e ci imponiamo di raggiungere i playoff di Serie B. Dopo l'11° posto dello scorso anno, arrivare tra le prime 8 mi sembra il minimo. Ancora una volta ci imponiamo di chiudere il mercato in attivo. La squadra ha tante uscite che al momento non riesco a colmare e per tamponare le perdite è necessario guadagnare qualcosa nelle sessioni di mercato. Infine ci poniamo un ultimo obiettivo: acquistare 2 giocatori under 20, possibilmente giovani ma già quasi pronti per entrare nel giro della prima squadra. Vedremo cosa scopriranno i nostri osservatori e come muoverci in tal senso. 2 new entry nello staff: il preparatore dei portieri Daryl Rahanovan, uomo di incredibile esperienza e qualità, che si unisce a noi per alzare il livello complessivo dello staff. Insieme a lui arriva anche un nuovo capo osservatore, Ali Eshut, con conoscenze praticamente in 15 nazioni differenti. Un colpo davvero importante per il nostro reparto osservatori. Ed eccoci al mercato. Devo dire che abbiamo fatto un lavoro fantastico in uscita. Costretti dai nostri stessi giocatori a vendere, siamo riusciti a monetizzare con grande efficacia. Ad esempio, Matteo Rizzo si unisce al Bari per 2,5 milioni, Condello va allo Spezia per 600.000 e altri ancora ci salutano, portando il guadagno complessivo a 3,2 milioni di euro. In entrata invece ci siamo mossi prevalentemente a parametro zero, spendendo una discreta cifra solo per un giocatore. Nel complesso credo che la rosa ne sia uscita rinforzata, ma lascio giudicare a voi. Passiamo quindi alla presentazione dei nuovi tesserati. Tony Fuidias è un portiere spagnolo di 25 anni, appena svincolatosi dal girone. Ha qualità molto interessanti e forse un solo piccolo punto debole nei riflessi e nelle uscite, ma tanto tempo per crescere e diventare più affidabile. Contaldo ci ha lasciati dopo 2 stagioni interessanti e per sostituirlo abbiamo pescato ancora in Francia. Sempre a parametro zero arriva Kylian Gasnier, trequartista bravo nel dribbling e nei passaggi, che ama giocare sotto la punta inserendosi negli spazi lasciati dall'attaccante. Abbiamo poi acquistato 2 ali sinistre. Il primo è Diego Bri, spagnolo di 23 anni, ex Atletico Madrid. Non eccelle nel dribbling, ma in quanto a tiro e tecnica è un giocatore molto interessante, che potrà tranquillamente essere il nostro titolare sulla fascia sinistra. Insieme a lui è arrivato per 185.000 euro Gianmarco Di Biase, proveniente dal settore giovanile della Juventus, ancora leggermente acerbo, ma con un grande potenziale. A soli 20 anni rappresenta già un'ottima riserva per il ruolo di esterno a sinistra. Ci mancava inoltre un centrocampista centrale in grado di spezzare le azioni avversarie e dare un po' di riposo a Condé. L'abbiamo trovato svincolato dal Bordeaux e i nostri osservatori me lo hanno subito consigliato perché risponde perfettamente al profilo che cercavamo. Infine l'ultimo acquisto arriva dalla Germania. Fiumano non si è dimostrato all'altezza ed è stato mandato in prestito per crescere ulteriormente. Per completare il reparto abbiamo tesserato questo difensore centrale alto e con grande elevazione, in grado di aiutarci almeno nel dare respiro ai titolari. Per quanto riguarda gli under 20, i nostri osservatori non mi hanno ancora segnalato profili davvero interessanti, quindi rimanderemo eventuali acquisti alla prossima sessione. Concluse le presentazioni, questi sono i 3 mesi che ci attendono. Avremo subito diversi match che ci diranno a cosa possiamo davvero ambire in questa stagione. Siamo arrivati a metà ottobre e il calendario ci mette subito davanti al Modena, attualmente quarto in classifica. Analizzando il rapporto dei nostri osservatori scopro che i cross sono il loro punto più debole, sia in fase offensiva che difensiva. Per l'attacco è scritto chiaramente che non sono particolarmente dotati in questo fondamentale, mentre in difesa è praticamente scontato che soffriranno i traversoni, considerando che i 3 punti deboli figurano il posizionamento difensivo della squadra, l'autorità in area e la comunicazione dei portieri. Per questo motivo, nelle istruzioni di possesso chiediamo ai nostri di crossare spesso dalla 3 quarti, per far piovere palloni nella loro area. In fase difensiva invece li indirizziamo verso le fasce, costringendoli a crossare, per poi contrastarli e ridurre ulteriormente le loro possibilità di far male. Scendiamo in campo con la formazione titolare, con sole 2 eccezioni. Di Biase parte dall'inizio al posto di Bri, non al meglio per un problemino fisico avuto in settimana, mentre Akra è stato scelto perché è indicato nel rapporto degli osservatori come il più adatto a contrastare le abitudini degli avversari. Al fischio d'inizio il primo pallone è nostro, ma è il Modena a prendere da subito il controllo del gioco. Al 15° costruiscono la prima grande occasione. Palumbo riceve in area e calcia, ma il disturbo
furbo di Mancini lo costringe a non angolare e Fui Diaz riesce in qualche modo a deviare. Al 32esimo, altra occasione clamorosa. Caso parte da sinistra, si accentra superando i nostri difensori e calcia potente ma centrale, trovando ancora pronto Fui Diaz. Poco prima dell'intervallo ci affacciamo pericolosamente in avanti, con un cross raso terra tagliatissimo di Di Biase verso il centro. Sabò anticipa tutti ma il portiere compie un autentico miracolo, deviando fuori dallo specchio. Il primo tempo si chiude con un Modena dominante e capace di non lasciarci quasi nulla. Noi reggiamo bene ma sprechiamo l'unica vera occasione avuta. Nella ripresa la musica non cambia, concediamo ancora troppo spazio e i nostri avversari continuano a tirare, ma Fui Diaz si conferma in giornata e ci salva. Solo al 78esimo torniamo a farci vedere. La Rosa mette un cross perfetto dalla tre quarti per Di Biase, che stacca bene ma manda il pallone di un soffio al lato. Pochi minuti dopo ancora la Rosa inventa, lancia in profondità Gasnier che con un grande controllo evita il difensore e scarica in rete con un diagonale imprendibile. Nei secondi finali il Modena ha l'occasione per pareggiare, ma il tiro del loro attaccante sfiora solo l'esterno della rete e poco dopo l'arbitro manda tutti sotto la doccia. Vinciamo una partita pessima, giocata male, ma portiamo comunque a casa 3 punti fondamentali. Il Modena ci ha tempestato di tiri, mentre noi siamo stati poco incisivi, ma almeno la strategia dei cross ha pagato. Oltre 20 traversoni non andati a segno per loro, a fronte dei soli 6 subiti da noi. Con questa gara si chiudono i primi 3 mesi di stagione. Se all'inizio abbiamo sofferto soprattutto contro le big, nella seconda parte del trimestre siamo rimasti imbattuti, raccogliendo 18 punti in 8 partite. La miglior prestazione arriva da Crotone. I padroni di casa non hanno avuto possibilità di reagire, limitati a un solo tiro in tutta la gara. Noi l'abbiamo sbloccato dal dischetto con Sabò, freddissimo dagli 11 metri. Poi Stanga ha raddoppiato con un destro rasoterra velenoso dopo un'azione insistita a destra, con i nostri giocatori che si sono scambiati il pallone diverse volte. E infine Condé ha chiuso con un tiro piazzato dal limite, per il definitivo 3-0 che ci è valso 3 punti. Adesso ci attendono 3 mesi con meno partite, ma con il mercato invernale nel mezzo. L'obiettivo è continuare sulla scia positiva dalla seconda metà del primo trimestre per aumentare le chance playoff. Il mercato di gennaio ha portato all'addio di Stefano Marchetti. Il centrale voleva più spazio, ma non aveva le qualità per essere titolare, così è passato al Cesena per 140.000 euro. Inoltre la squadra è venuta da me lamentandosi della mancanza di ricambio in porta, chiedendo un intervento sul mercato. Per sostituire Marchetti abbiamo speso 54.000 euro per Ivan Nekic del Kiel, difensore centrale con piedi educati, che ci permetterà di impostare meglio dal basso. Costo mantenuto e diversi anni di carriera davanti. Per la porta invece ho deciso di portare in rosa Ruud Geerts, portiere belga di 21 anni con margini di crescita interessanti. Era stato valutato già in estate come alternativa a Fui Diaz e trovandolo ancora svincolato ho deciso di prenderlo. I nostri osservatori hanno poi trovato 2 under 20 davvero intriganti. Il primo è Branimir Bozinovic, alla destra di 18 anni, dotata tecnicamente e brava nel dribbling. Lo paghiamo 165.000 euro e arriverà dal 1 luglio. Ma il secondo prospetto è forse ancora più affascinante. Morten Pedersen, punta danese di 18 anni, acquistato a parametro zero. Oltre 2 metri di altezza, ma una tecnica sorprendente. Ottimo dribbling e buon tiro. Deve migliorare nella freddezza sotto porta, ma tutte le carte in regola per diventare devastante. Considerando i soldi spesi per il giovane croato, chiudiamo il mercato con un attivo di 3 milioni. 2 sessioni quasi perfette che ci hanno permesso non solo di rinforzare la squadra, ma anche di rispettare gli obiettivi prefissati. Nel frattempo si è continuato a giocare. I primi 2 mesi ci hanno visto alternare vittorie importanti e sconfitte evitabili, prima di un'altra mini striscia positiva a gennaio. La miglior partita del trimestre è stata contro il Parma, gara equilibrata e durissima, che abbiamo vinto grazie a un Mancini in stato di grazia. Il Parma era passato avanti nel primo tempo con Engel, uno dei migliori della categoria, che da sinistra ha servito il compagno al centro con un cross rasoterra perfetto, ma nella ripresa Mancini ha preso in mano la squadra. Prima ha condotto un contropiede magistrale servendo Bri a tu per tu con il portiere per l'1-1, poi ci ha pensato lui stesso con un sinistro affilatissimo, deviato a quel tanto che basta per battere il portiere e regalarci il 2-1 finale. I prossimi mesi saranno ricchi di partite decisive. La classifica è buona, ma dobbiamo continuare a vincere e fare punti se vogliamo centrare l'obiettivo playoff. È stato un cammino spettacolare, ragazzi. Ad un certo punto davvero non credevo più ai miei occhi. Ma andiamo con ordine. Prima di iniziare il trimestre ho effettuato alcune leggere modifiche alla tattica, che magari vi mostrerò più nel dettaglio nel prossimo episodio. Modifiche che hanno portato a un periodo vincente e ultra positivo. Solo 3 sconfitte in 15 partite e un bottino di punti enorme. La miglior prestazione di questi 3 mesi è arrivata contro l'Empoli, al Silvio Piola di Vercelli. Tantissimi tiri in porta a fronte di un solo tentativo avversario davvero innocuo, mentre gli altri 6 tentati dai toscani sono finiti tutti fuori dallo specchio. Siamo passati in vantaggio con un calcio d'angolo ben battuto da Sabò, sul quale si è avventato come un falco Moremovic, mettendo la tesa a fil di traversa. Nel finale primo tempo, con una splendida triangolazione tra Emanuello, Mancini e Panitteri, si è liberato quest'ultimo al tiro, destro secco sul primo palo e raddoppio firmato. La classifica finale vede il Brescia laurearsi campione, seguito dal Modena che conquista la promozione diretta in Serie A. Noi chiudiamo al 4° posto, qualificandoci direttamente alle semifinali playoff e raggiungendo così l'obiettivo fissato a inizio stagione. Dopo un paio di settimane di riposo
riposo, è tempo di tornare in campo. Tra noi e la finale c'è Lecce. I nostri osservatori hanno lavorato duramente e ci hanno consegnato un rapporto prezioso, dal quale emergono due informazioni fondamentali. La prima, soffrono i cross, infatti oltre un terzo dei gol subiti arriva da traversoni. La seconda, in attacco sono micidiali nei filtranti, la loro arma migliore. Per questo chiediamo ai nostri giocatori di crossare spesso di prima per far piovere traversoni nella loro area e ai difensori invece di abbassare la linea, così da togliere spazio ai lanci lunghi. È vero, concederemo più tiri da fuori, ma per quelli ci affidiamo al nostro portierone spagnolo. Si scende in campo con gli 11 migliori da entrambe le parti. Il Lecce ha giocatori offensivi di grande qualità come Lefè, Castro e Maupai. La prima occasione però è nostra. Calcio piazzato di Sabò, traiettoria velenosa, ma Falcone vola e respinge. Al 16esimo però passiamo. Bri sfugge via sulla sinistra, arriva sul fondo e serve il rasoterra al centro. Mancini colpisce di prima e trafigge Falcone. E Lecce prova a reagire con Malè, che calcia forte di mancino dal cuore dell'area, ma manda alto. E allora ripartiamo. Sabò protegge palla e apre per Bri. Questa volta lo spagnolo calcia e insacca il 2-0. Pochi minuti dopo, cross di Sabò intercettato di mano da un difensore. Rigore. Sul dischetto va lo stesso ungherese. Glaciale. 3-0 dopo soli 45 minuti. Primo tempo praticamente perfetto. Difesa solida e attacco spietato. Nella ripresa invece proviamo subito a chiuderla. Bri ancora devastante sulla fascia, cross alto per Sabò, che colpisce bene di testa, ma Falcone salva. Dal corner nasce però il 4-0. Bri disegna un pallone sul primo palo e Moremovic svetta altissimo, incornando in rete. Il Lecce non si arrende e Koulibaly ci prova da fuori, senza fortuna. Ce l'ha invece Sabò, che in una corsa infinita, circondato da 4 avversari, riesce comunque a calciare. Falcone commette una papera e il pallone si insacca. 5-0 e qualificazione quasi ipotecata. Sabò ci riprova una decina di minuti dopo, più o meno dalla stessa posizione, ma questa volta il portiere è reattivo e riesce a metterci una mano. Dall'altra parte il Lecce trova coraggio. Un'azione estemporanea di Malè porta al tiro di Lefè, che con grande qualità trova l'angolo basso alla sinistra del nostro portiere, nonostante la distanza considerevole dalla porta. Un gran gol che riaccende, almeno in parte, le speranze giallorosse. Pochi minuti dopo infatti ci prova anche Beriscia, che tenta di replicare il tiro del francese. Il piatto però è troppo aperto e la palla si spegne sul fondo. Il Lecce continua comunque a spingere, probabilmente mosso dall'orgoglio, e da un cross rasoterra in mezzo all'area arriva il gol di Malè, questa volta preciso a centrare la porta e ridurre lo svantaggio. 5-2, con 3 reti che li tengono aggrappati alla qualificazione. Ma forse è troppo tardi, perché poco dopo l'arbitro fischia la fine del match. Una vittoria netta per noi e un vantaggio immenso da difendere al ritorno. Al Silvio Piola infatti la gara di ritorno si rivela più equilibrata, con il Lecce che prova a ribaltarla ma senza successo. Partiamo fortissimo, dopo appena 4 minuti Di Biase si inserisce alle spalle della difesa e con un tiro a giro sopraffino insacca le spalle di Falcone per l'1-0. Gli ospiti però non ci stanno e trovano subito il pareggio. Diaz esce in maniera avventata e lascia la porta sguarnita, così Cavallini può colpire di testa e riportare il punteggio in parità. La partita prosegue con occasioni da una parte e dall'altra, ma il risultato rimane in bilico fino al recupero. Al 91esimo minuto Falcone compie un miracolo sull'incornata di Moremovic, salvando incredibilmente il Lecce, ma sulla ribattuta il pallone rimane lì e Stanga è il più lesto di tutti ad avventarsi sulla sfera e appoggiare nel rete. È il 2-1 finale, che chiude definitivamente ogni discorso e ci consegna la qualificazione alla finale playoff. In finale ci attende il Pescara, che dopo aver mancato la qualificazione diretta per un solo punto, ha tutta la voglia di conquistare la promozione in Serie A nostro discapito. L'andata si gioca al Silvio Piola e termina in perfetta parità, 2-2. A dirla tutta abbiamo giocato leggermente meglio dei nostri avversari, ma alla fine credo che il pareggio sia il risultato più giusto. Meazzi, lasciato colpevolmente solo in area, ha portato in vantaggio i suoi con un destro potentissimo sotto la traversa. Poi Diaz ha provato l'intervento, ma non è riuscito a toccarla. 5 minuti dopo però Sabò ha pennellato un corner perfetto sulla testa da Pra, bravissimo incrociare sul secondo palo con un colpo di testa vincente. Al solo minuto dalla fine del primo tempo abbiamo guadagnato un rigore solare, che Sabò ha trasformato con freddezza dagli 11 metri. Ma chi di gol nel finale ferisce, di gol nel finale perisce. Sul calcio d'angolo nasce la sponda dell'attaccante del Pescara e sul palo opposto, completamente libero, Filippini ha dovuto solo appoggiare in rete per il 2-2 definitivo. Per il ritorno chiediamo ai nostri osservatori un rapporto approfondito sugli avversari. Il Pescara non ha particolari punti di forza, ma tra i punti deboli c'è qualcosa di molto interessante. Sono poco abili nei cross e poco efficaci nei contrasti. Così impostiamo la strategia, indirizzarli verso le fasce per costringerli a crossare o a tornare indietro, e nei duelli chiediamo ai nostri di entrare forte per spezzare il loro gioco e sfruttare questa lacuna. Stavolta non facciamo cambi, in campo va il nostro 11 migliore, tutti al massimo della forma. Anche il Pescara si presenta con la stessa formazione dell'andata. Noi diamo il via all'ultima partita della stagione, la più importante di tutte. I primi 20 minuti sono bloccati, con poche emozioni. Il Pescara è invece il primo a provarci. Un destro del loro terzino sinistro finisce semplice tra le braccia di Diaz ed è l'unica occasione pericolosa della prima frazione.
infrazione, mentre noi non facciamo praticamente nulla. Possesso sterile e nessun tiro verso la porta. Serve una scossa. Gli analisti segnalano che Pannitteri a destra ha perso più palloni di chiunque, ma resta comunque tra i migliori in campo. A sinistra invece è un disastro. Per questo chiediamo alla squadra di concentrare il gioco a destra, visto che dal centro e da sinistra non siamo mai riusciti a passare. Il secondo tempo si apre con un brivido. Punizione del Pescara che vola alta sopra la traversa e poco dopo ci riprovano con Giovannini che scarica un destro velenoso da fuori area. Poi Diaz è attento e riesce a metterci una mano. E a questo punto cambiamo. Fuori, tra gli altri, uno spento Sabò. Dentro Petrelli. La punta italiana entra subito in partita. Riceve palla sulla tre quarti e serve in profondità Mancini. Il trequartista supera il portiere con uno slancio e deposita il pallone nella porta. 1-0 pro Vercelli. Il Pescara ovviamente non ci sta e reagisce. Colpo di testa a calcio d'angolo, ancora una volta bloccato da Fui Diaz, oggi monumentale. Noi ripartiamo con velocità, palleggio corto tra i centrocampisti e poi a fondo centrale. Mancini pesca Di Biase, l'ala entra in area e con la punta del piede sorprende il portiere sul primo palo. Nel finale Pescara tenta l'ultimo assalto, ma il tiro disperato di un centrocampista si spegne sul fondo. Poco dopo l'arbitro fischia 3 volte. È finita. Siamo ufficialmente promossi in Serie A. Non è stata una grande partita da parte nostra, ma i 2 tiri che siamo riusciti a indirizzare nello specchio si sono trasformati in gol e la nostra difesa, insieme a tutta la squadra che si è sacrificata, ha compiuto un'impresa memorabile. Anche i giornali celebrano questa promozione insperata. Dopo un solo anno di ambientamento in Serie B siamo riusciti ad arrivare ai playoff e a vincerli, conquistando così la Serie A. Ma lo dico chiaramente, non siamo ancora pronti e ci aspetta un lavoro enorme per mantenere la categoria. Diamo uno sguardo rapido alle giovanili. La primavera, spogliata dei migliori elementi andati in prestito, non è riuscita a ripetere l'ottima stagione precedente e ha chiuso con una salvezza tranquilla. L'Under 18, privata dei suoi pezzi migliori per coprire la primavera, è arrivata ultima nel campionato allievi. Fortunatamente qui non ci sono retrocessioni e almeno continueremo a far giocare i nostri ragazzi a un livello competitivo. L'MVP della stagione vi sorprenderà. Anthony Mancini. Lo scorso anno era stato eletto flop stagionale, ma quest'anno è stato semplicemente mostruoso. 39 presenze, non tutte da titolare, ma 10 gol e 7 assist da trequartista, con la media voto più alta della squadra, 7.08. Il flop della stagione purtroppo è stato La Rosa. Ha giocato spesso per essere una riserva, 21 presenze totali, ma non ha mai inciso. L'assist per Gasnier resta l'unico lampo in una stagione più di ombre che di luci. Con una media così bassa in Serie A rischia di calare ulteriormente e allora è bocciato. Noi invece abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, sia quelli fissati dalla dirigenza che i nostri personali, e sono molto soddisfatto della stagione. Ma adesso viene il difficile. Servirà tanto lavoro e tanta crescita, perché la Serie A non fa sconti. Ma per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e se così fosse allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!